Ciao a tutti e benvenuti sull'Etna. Vredestein Centauro ST, la gomma che segna il debutto del colosso olandese Vredestein con un prodotto nato, pensato, studiato per l'Europa in uno dei segmenti più competitivi in assoluto, ovvero quello delle Sport Touring ST appunto. Siamo qui a provarle per primi su queste due splendide moto che vedete qui, equipaggiate con appunto le Centauro ST, misura 120 e 180 che sono quelle che proprio in questi giorni debuttano presso la rete vendita. La gamma naturalmente si completerà a brevissimo con le altre misure, naturalmente al posteriore troveremo l'immancabile 190-50 e 190-55 e il 170-60 per le moto un pochino meno potenti. Se invece avete una moto un po' più pesante nessun problema perché naturalmente c'è la versione specificamente dedicata a mezzi oltre i 240 kg. Una gomma monomescola con cintura in acciaio a 0 gradi, quindi assolutamente al passo con i tempi a livello tecnologico. A questo punto però non vediamo meglio, io non vedo l'ora di salire in sella e andare a provare sulle meravigliose strade della Sicilia attorno all'Etna. Venite con me, vi porto in sella e poi dopo alla fine vi racconto come vanno. Forza! Bene, come potete vedere le temperature non sono esattamente quelle estive, d'altra parte siamo vicini alla cima dell'Etna, al rifugio Sapienza, quindi potete immaginare 2 gradi e mezzo, 3 gradi e forse riuscite a intravedere un po' del nevischio che mi gira intorno. Questo perché abbiamo vissuto questa nuova Vredestein Centauro veramente a 360 gradi, perché siamo partiti dal basso, praticamente dalla costa, con 13 meravigliosi gradi. Siamo saliti fin qua in cima incontrando ogni tipo di superficie stradale, quindi sostanzialmente l'utilizzo d'elezione, l'utilizzo prediletto per una gomma Sport Touring che si deve adattare a tutte le condizioni e a sostanzialmente tutte le moto, dalla crossover alla turistica pesante fino alla sportiva più agile, più leggera, più dinamica, diciamo così. Che cosa abbiamo scoperto da questa nostra prova? Intanto abbiamo scoperto una gomma che sarà la prima gomma, come abbiamo detto prima, di Vredestein, ma che è un prodotto assolutamente, immediatamente maturo. Ce lo aspettavamo perché Vredestein è un marchio sicuramente che ha un suo peso nel mondo dell'auto, anche se è al debutto nelle moto. Ma quello che vi interessa sapere sicuramente non sono tutte queste chiacchiere, ma è come va. Allora, questa gomma sorprende subito per il tempo di riscaldamento. Basta veramente qualche metro, e non sto dicendo qualche metro intendendo qualche chilometro, ma qualche metro per avere immediatamente la sensazione di gomma calda e dà tanta fiducia sull'avantreno con una precisione, una stabilità e una confidenza quasi soprannaturali. Provato su una Yamaha MT-09, quindi una moto anche abbastanza critica con un avantreno piuttosto leggero, quindi che tendenzialmente non dà molta confidenza al pilota, e su una più pesante BMW R1200 RS, quindi la Sport Touring per eccellenza se volete, quindi un po' più pesante, un pochino più bilanciata, un po' più equilibrata, più facile per certi versi, più impegnativa sulla gomma per certi altri. Una gomma che dà subito confidenza, che comunica tanto, che comunica una bella precisione d'avantreno e ripeto, sembra un disco rotto, mi dispiace ma è importante sottolinearlo, davvero una grande comunicativa. Il primo tratto è stato un piccolo misto urbano, poco significativo se volete nel comportamento di una gomma, non fosse per il fatto che sulle varie screpolature dell'asfalto, buche, lastricato, tutto quanto la gomma si comporta come ci si aspetta che si comporti, senza particolari rigidità, senza trasmettere troppe reazioni sullo sterzo al pilota, ma appunto come dicevamo con quella comunicativa necessaria. Una veloce sparata autostradale in cui ha messo in luce ottime doti di stabilità e quindi di sicurezza, un senso di sicurezza che è molto importante per una gomma Sport Touring che deve essere lontana dagli eccessi della gomma sportiva, e poi dopo finalmente il misto stradale. Qui abbiamo incontrato strada sporca, strada umida,
tutto digerito egregiamente dalla gomma, che ripeto ha mostrato una comunicativa soprattutto sull'avantreno e una spinta sul retrotreno, anche se il ritmo naturalmente non è stato da pista, davvero eccellente. L'umido viene digerito, le strisce bianche sono come girare sull'asfalto normale, quindi una gomma che si è comportata veramente a meraviglia. Una certa rigidità della carcassa, che è quella che determina quella precisione, ma è quella che d'altra parte conferisce quella meravigliosa caratteristica di neutralità che abbiamo trovato. La moto si inserisce in piega e rimane su quell'angolo di piega senza bisogno di azione sullo sterzo, accetta benissimo la correzione. Quindi una gomma che ha nell'equilibrio generale, nella calibrazione del suo comportamento, la sua dote migliore. D'altra parte, quale dote migliore può avere una gomma Sport Touring? Che deve essere in grado di affrontare qualunque tipo di situazione. Partite con una bella giornata, prendete uno scorcio di pioggia, trovate una temperatura in quota molto diversa da quella che avete trovato quando siete partiti. La gomma migliore per questo impiego è una gomma che non vi mette mai in difficoltà in queste situazioni più o meno diverse. Gomma molto interessante, anche perché è una gomma che si propone allo stesso livello dei top performer della categoria, ma con una proposta molto aggressiva dal punto di vista del prezzo, perché non vi parliamo come al solito di prezzi di listino, perché quando si parla di gomme è un dato assolutamente aleatorio, ma se parlate con il vostro gommista scoprirete una gomma appunto allineata prestazionalmente con le top di categoria, ma proposta a una quotazione molto più vicina a quella delle seconde e delle terze scelte, quindi gomme indietro di 2 generazioni rispetto a questa Vredestein Centauro. Con una piccola offerta in più, informatevi presso il vostro gommista, perché il progetto Centauro di Vredestein si porta dietro a corollario un paio di accessori, come il sensore di pressione, che può venire montato, adattato, comunica con un'app sul telefono e quindi vi consente di tenere monitorata la pressione degli pneumatici, quindi il sistema TPMS che viene offerto di serie su alcune moto, ma che in questo caso diventa un vero e proprio prodotto aftermarket. Il progetto si completa con una proposta della Helmo Milano, un casco specificamente dedicato al progetto Centauro che potete ottenere in bundle, diciamo così, con la gomma e col sistema TPMS. Il nostro invito naturalmente è quello di provarlo, perché sinceramente non è come le moto, non esistono i test ride per le gomme, ma sinceramente se siete quel genere di motociclista che ama il prodotto molto versatile, che va dalla pistata al lungo viaggio, alla vacanza magari in compagnia, carichi con valigie, dal mare alla montagna con il passeggero magari, questa ci sembra una gomma veramente azzeccata. Io darei una possibilità, dopo averla provata vi consiglierei di dare una possibilità a queste Vredestein Centauro e provarle, se non altro anche solo per il gusto di poter dire io sono stato fra i primi ad adottare. Per quello che mi riguarda, appunto, ripeto, gomma promossa a pieni voti, provatela, continuate a seguirci, perché vi ripeto, di Vredestein cercheremo di parlarvene anche in altre occasioni con test più approfonditi, perché scusate, questo non l'avevo detto, la durata si preannuncia assolutamente allineata ai top competitor. Qual è questa percorrenza? Di nuovo è difficile dire, perché gli utilizzi sono molteplici e in condizioni molto varie, ma se prendete come minimo un 8.000, come massimo un 12.000, probabilmente non vi sbagliate di molto. Come al solito io a questo punto vi saluto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale per continuare a vedere tanti altri video di moto, di gomme, di tutto quello che ruota attorno alla moto. Mettete un like al video se vi è piaciuto, mettete pure un pollice verso se non vi è piaciuto, ce ne faremo una ragione. Dopodiché io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima prova. Ciao!